Bella a tutti gamers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, su richiesta della Aggressive Records, andremo a riprodurre lo stile di Malice, un DJ low style, che oltretutto è anche il proprietario dell'etichetta Aggressive Records. Ma come al solito non perdiamoci in chiacchiere inutili e iniziamo subito. Tanto per incominciare elenchiamo le tracce di riferimento che ho preso per realizzare questa traccia, ovvero Stronger, Don't You Dare, Demon Inside e Another Day. Successivamente andiamo poi a vedere come ricreare una traccia in questo stile. La prima cosa da fare quindi è scrivere la nostra melodia. Per la melodia non ci serve niente di complicato, dobbiamo soltanto fare attenzione a un paio di cose, ovvero lasciare degli spazi vuoti per essere riempiti dal reverbero, creare una melodia non troppo frenetica e abbastanza semplice, e di conseguenza, dato che non deve essere una melodia troppo veloce, facciamo utilizzo anche di note abbastanza lunghe, dove per abbastanza lunghe intendo un beat. Ascoltiamo la melodia. Sì, lo so, è scritta bene, ma suona ancora una merda. Quindi abbiamo bisogno di altri 157 layer per farla suonare correttamente. Ma vediamo subito tutti quanti i layer di questa melodia. Altre caratteristiche delle melodie di Malice sono l'utilizzo di melodie non troppo detunate e con pochi slide. Successivamente aggiungiamo il basso, che ha praticamente lo stesso identico ritmo della melodia. Successivamente aggiungiamo poi gli accordi che sono stati costruiti partendo dalla linea di basso, ma togliendo due note ed accorciandone altre due. Qui le abbiamo tolte e qui le abbiamo accorciate. Questo perché negli spazi vuoti dove si espanderà il reverbero voglio sentire anche il basso. Sentiamo quindi i due layer di accordi. Sentiamoli insieme. Sentiamo poi top lead, accordi e basso tutti insieme. Ma mancano ancora un paio di cose, ovvero il reverbero e il kick. Per il reverbero e il delay quello che ci serve è un sidechain molto accentuato. Questo effetto si ottiene abbassando parecchio la threshold in modo da comprimere tanto il reverbero e giocando con la manopola release, in modo che la compressione venga rilasciata in maniera molto lenta, creando questo particolare effetto. Classico delle melodie di Malice è il 909 che colpisce con lo stesso ritmo della melodia. Ovviamente il kick è in sidechain con il basso, altrimenti si otterrebbe un pappone orribile che noi non vogliamo. Una volta realizzata la melodia, passiamo alla intro, dove troviamo dei cori realizzati con questa libreria di Kontakt. Abbiamo poi inserito un pad. Successivamente abbiamo aggiunto delle note di transizione con il pianoforte, che è sempre una libreria di Kontakt.
Come anticipo per la seconda parte del break poi ho aggiunto delle string con un'automazione di volume. Abbiamo poi il kick riverberato all'inizio. Successivamente poi ho aggiunto la mia bellissima voce. Every room I kept awake, by every sign I scream awake, all the feelings that I get, but I still don't miss you yet. Sì, esatto, è probabilmente come già stavi pensando. Il testo proviene dalla traccia Stronger. Di Malice ovviamente, cioè, di chi deve essere se no. Potrebbe essere Strong, di Kanye West. A questa voce poi nella sezione della intro è stato aggiunto poi un manipulator per dare quell'effetto simile il vocoder. Every room I kept awake, by every sign I scream awake, all the feelings that I get, but I still don't miss you yet. Passando al primo break abbiamo il basso. I due layer di Reese realizzati con un Super Saw. Eh sì, se suoniamo un Super Saw come fosse un basso, otterremo un Reese Bass. Tutti e tre i layer di basso insieme suonano così. Aggiungiamo poi dei crash, dei clap e dei kick. Ovviamente il kick in sidechain con il basso. Aggiungiamo poi i violini di prima. E altri due layer di pad. Ovviamente i violini non seguono la stessa identica melodia del basso, altrimenti verrebbero due maroni grossi così. Quindi ecco, insomma, cerchiamo di variare le cose il più possibile. Ve lo traduco in una lingua comprensibile, altrimenti non capite niente. Intendevo dire che se usate la solita progressione per ogni singolo strumento diventa abbastanza noioso. Nella traccia più famosa di Malice, ovvero Stronger, viene utilizzato un vocal degli Slipknot. Ascoltando gli Slipknot praticamente da quasi 10 anni, sono riuscito a riconoscere la traccia da cui proviene, però bisogna chiedere il permesso a Corey Taylor, il cantante degli Slipknot, perché può darsi che non sia d'accordo, no? E bisogna assolutamente chiederglielo. Ehi Corey, posso usare la tua voce in una delle mie tracce? Certamente, sì, ma in cambio della tua vita. Che cosa? In cambio della mia vita. Ma che dici? Hai capito bene, in cambio della tua vita. Ok. Ma cos'è, un coltello quello? Ma che cazzo fai? Comunque, se volete ascoltarvela, questa è la traccia originale. Comunque, la parte di vocal. Comunque, la parte di vocal ritagliata è questa. Say it again! Walk alone any longer! What doesn't kill us only makes us stronger! Nella sezione del build-up, oltre al vocal, abbiamo dei cori staccato. Abbiamo poi inserito il pad che abbiamo già usato nella intro e il basso con il Reese Bass. Abbiamo poi aggiunto la batteria.
Abbiamo aggiunto poi anche uno screech. Che sarà poi lo stesso che ritroveremo pure nel drop. Insieme alla batteria abbiamo aggiunto poi delle percussioni orchestrali. Passando quindi alla sezione del drop possiamo trovare 4 kick, di cui 3 hanno come base un kick up tempo, mentre il terzo kick è un gated kick. La caratteristica che accomuna tutti quanti questi 4 kick è l'attacco molto potente. Ad ogni colpo di cassa ti si deve rompere un osso, hai capito? Sono stato abbastanza chiaro. Ok, possiamo continuare adesso. Che si ottiene in maniera semplicissima in questo modo. Facendo subito un piccolo esempio, prendiamo questo punch, a cui taglierò la parte iniziale, renderò questo sample unico, clicco 2 volte, vado in questa finestra, spunto l'opzione clip e aumento il boost. Quello che si otterrà è questo. Un'altra cosa che si sente spesso nei drop sono i giochi di cassa durante l'entrata del kick successivo, ovvero questi. Ma sentiamo tutti quanti i kick della traccia. E infine, per accentuare ancora di più l'attacco del nostro kick, ho aggiunto un semplice hi-hat. E come tocco finale alla traccia aggiungiamo una tonnellata di effetti, qualche automazione ed è pronta. Dimenticavo, per aggiungere un flavor, un tocco di dubstep in più, ho aggiunto un paio di questi suoni. E siamo quindi arrivati alla fine, ascoltiamo quindi il risultato finale. Every room naked awake, by every sign I scream awake. All the feelings that I get, but I still don't miss you yet. Makes us stronger.
E siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video. Mi raccomando, lasciate un bel commento qui sotto, fatemi sapere che ne pensate di questa traccia, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, vi ha fatto cagare o no. E ovviamente scrivetemi anche quale sarà il prossimo artista che dovrò riprodurre. E niente, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima, Gabbers!